Conosci i fratelli Marx? Se sei un appassionato di cinema e di comicità, non puoi ignorare la loro esistenza, perché per il mondo comico loro sono stati davvero dei miti assoluti. Vuoi scoprirli con me? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi miti, delle loro storie, i loro segreti. Se sei un appassionato di cinema e comicità, di teatro comico e dell'arte del far ridere, iscriviti al nostro canale, così potrai seguirci e avere notizie quando escono nuovi video. Prima di cominciare ti informo che sono online i nostri webinar sull'arte del far ridere. Ti consiglio di visitare il nostro sito e sicuramente troverai qualcosa che fa per te. Ti aspetto lì, ma ora partiamo. Quando si tratta di evocare l'umorismo e l'età dell'oro di Hollywood, il grande pubblico nomina facilmente Chaplin, Laurel Hardy, Buster Keaton, ma pochi nominano i fratelli Marx, che sembrano stranamente non riconosciuti, mentre devi sapere che 5 dei loro film sono classificati nella top 100 dei film più divertenti di tutti i tempi, stabiliti dall'American Film Institute, tra la quinta e la 73esima posizione. Hey, pull a Firefly twice. This time you ride in the sidecar. Perché l'opera dei fratelli Marx è un cinema che eleva il caos al rango di arte, con un senso di follia. Come suggerisce il nome, i fratelli Marx erano davvero fratelli e la bella squadra è composta da Julius Henry, detto Groucho, Leonard alias Chico e Arthur, meglio conosciuto come Harpo. C'era anche Zeppo e Gummo, ma i loro ruoli erano molto laterali. La loro comicità è assurda, è come far capovolgere una situazione normale nel disordine, nel caos più totale. È un'arma nata sul palco, dove, incoraggiati dalla madre, si esibirono dal 1907 in spettacoli esclusivamente musicali, in cui ognuno di loro si dedicò alla sua specialità: il canto per Groucho, il pianoforte per Chico e l'arpa per Harpo. They got guns, we got guns, all God's children got guns. Già nel 1910, e con un pezzo intitolato Fun in High School, scritto però così, l'umorismo ha la precedenza sulla musica e il meccanismo che sarà quello dei fratelli Marx al cinema si affina negli anni. Finita la prima guerra mondiale, Groucho abbandona il suo accento tedesco a favore del sigaro e dei baffi finti che diventeranno iconici. Chico aggiunge il cappello e un accento italiano di bellissimo effetto e Harpo riceve una parrucca bionda riccia, pantaloni oversize, ma perde la parola, diventando solo mimico, perché a seguito di una recensione secondo in cui l'attore era bravo finché non parlava. Dopo aver conquistato Broadway, approfittano degli esordi degli talkie per cedere finalmente le sirene di Hollywood e i fratelli arrivano sul grande schermo con 2 film, registrazioni ridotte delle 2 opere teatrali da cui sono tratte. Con Norman MacLeod nel 1931 cominciano le soddisfazioni. I fratelli tornarono alla Paramount l'anno successivo e il loro contratto con lo studio, così come la loro fase dei titoli sugli animali, terminò nel 1933 con uno dei loro picchi, sì, Duck Soup, quinto film più divertente di tutti i tempi, secondo l'AFI, e che dobbiamo a Leo McCarey, che secondo la leggenda fu rinchiuso in una cabina insonorizzata perché rideva troppo fragorosamente durante le riprese. Recuperati dalla MGM, firmano un nuovo capolavoro nel 1935 con Una notte all'opera, anche questo 12° nella classifica AFI, e poi recitano in A Day at the Race nel 37, A Day at Circus nel 39, Golden Seekers del 40, The Martian del quarto mestore del 41, che è stato a lungo il loro ultimo film finché i debiti di Chico non li costringono a girare Una notte a Casablanca nel 46, che sottolinea comunque al pubblico lo stato della loro follia. That's like Gilman. Bisogna dire una cosa, stanno solo posticipando la scadenza perché 4 anni dopo segna la loro ultima apparizione insieme sul grande schermo, sì, insieme a una debuttante chiamata Marilyn Monroe. Mr. Grundon,
I want you to help me. E così il punto finale di una filmografia che ha solo 12 film, pochissimi, merita di essere riscoperta per quello che ha di unico e di esilarante. Al di là della gag, a cui si pensa abbiano contribuito molto, i loro film sono identificabili in molti modi. Già i titoli, che contengono un'espressione basata sugli animali durante il loro periodo alla Paramount, o la struttura delle storie che rimane la stessa, dove spesso ci troviamo in un ambiente molto marcato, tipo le opere, l'università, il circo, un regno immaginario, dove Groucho, Chico e Harpo dovranno unirsi per difendere le ingiustizie, non senza capovolgere tutto e moltiplicare però gli incidenti e ridicolizzare i rappresentanti delle autorità sulla loro strada. Ma quello che conta nel cinema dei fratelli Marx non è tanto la struttura semplicissima delle loro storie, ma è l'anarchia come parola d'ordine. Come da Jacques Tati qualche anno dopo, la situazione è e rimane normale fino a quando non appaiono sullo schermo, perché il seguito non è altro che caos, con una vera maestria d'arte nel capovolgere la storia e i luoghi, un modus operandi dei fratelli Marx che dona quel vento di follia che soffiano su ogni loro film, dando l'impressione che tutto sia improvvisato, ma non lo è. Il loro umorismo è molto più organizzato di quanto si possa pensare e ognuno ha un ruolo molto specifico che si riferisce proprio a una forma di umorismo, con i suoi insulti, i suoi giochi di parole incessanti e difficili da tradurre, che pronuncia ad alta velocità in un misto di slang e yiddish. Groucho incarna l'umorismo verbale. Coinvolto invece nella confusione e nelle incomprensioni spesso legate agli schemi, Chico è la perfezione delle versioni attuali delle situation comedy, delle sitcom, mentre muto, ma compensando questa assenza di parole con performance gestuali e gag visive, Harpo ricorda il vaudeville, le gag visuali, fino al burlesque, persino allo slapstick, che lo rende però il più universale dei membri del trio, perché è comprensibile da tutti. L'associazione dei tre attori e l'umorismo che ciascuno incarna crea quindi lo stile esclusivo ed esplosivo dei fratelli Marx. Per la gioia degli spettatori e la sfortuna di coloro che li circondano, al questo turbine umoristico che logicamente concepisce l'assurdo, il nonsense, proprio anche come uno stile di vita, ha anche i suoi limiti, perché dipende molto dal ritmo. Se in lungometraggi come Duck Soap o altri sono vere e proprie icone, alcune opere sono meno emozionanti, ma non abbastanza per mettere in discussione il posto dei fratelli Marx tra i giganti della comicità. Sicuramente è tra i Monty Python che troviamo questa capacità di gestire l'assurdo, il nonsense, l'irriverenza. È incredibile che i film di Marx non sono più citati oggi come allora, perché il loro umorismo unico, che si basa sulla grande inventiva e sulla perfetta alchimia tra i tre fratelli, non hanno avuto uguali nel fare e creare quel caos mostruoso sul grande schermo e farci tanto ridere, ma davvero tanto. Spero che il video ti sia piaciuto, che questo ti stimoli a guardare qualche film dei fratelli Marx. Io lo spero. Noi ci vediamo al prossimo video, dunque iscriviti, sì, ti serve solo un attimo, e se vuoi passa a trovarci sul nostro sito. Ciao, al prossimo video.